Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Tecnologia, benvenuti. Prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e soprattutto di supportarmi con un bel like se il video vi è piaciuto. Bene, oggi siamo qui davanti alla schermata, come vedete, del nostro impianto fotovoltaico azzurro, che sarebbe Zucchetti. E perché voglio portarvi questo video? Voglio portarvi questo video perché sono andato a analizzare un attimo come è andata a maggio 2025 e mi sono chiesto se si può vivere tranquillamente con il fotovoltaico e vivere tutto in elettrico, perché ho l'auto elettrica, abbiamo usato solo quella per spostarci per quanto riguarda maggio, quindi un po' di chilometri li abbiamo fatti, mi sembra sui 1200 chilometri, è una Renault Twingo, un'auto piccolina, ma ci è bastata quella lì per spostarsi, per i piccoli spostamenti che abbiamo fatto. Abbiamo il piano induzione, quindi non abbiamo gas, abbiamo la pompa di calore per scaldare l'acqua sanitaria, la caldaia a metano la usiamo solamente per il riscaldamento, quindi adesso non c'è bisogno. Abbiamo utilizzato un po' il climatizzatore appena appena e quindi voglio portarvi un attimo l'analisi di una famiglia composta da 5 persone, una casa abbastanza grande perché comunque sono 300 metri quadri, lo spostamento con l'auto che è stato fatto, torno a ripetere, sui 1200 km all'incirca e per tutto il resto siamo andati solo in elettrico. Il gas metano non abbiamo neanche utilizzato perché non c'è stato bisogno di accendere il riscaldamento. Quindi adesso io cosa faccio? Vi registrerò la schermata per quanto riguarda il nostro computer, così andiamo a analizzare un attimo appunto come è andata. Allora, adesso io attivo qui la schermata, basta andare sul strumento di cattura, faccio nuovo, inquadro quello che voglio registrare, eccoci qua, zac, e da qui facciamo partenza e iniziamo a registrare la schermata del nostro display. Bene, adesso vi metto la schermata principale, quella che sto registrando. Vedete che qui c'è scritto 2025 giugno e qui andiamo a maggio. Così abbiamo un mese completo. Facciamo visualizza ed eccoci qua. Qui abbiamo tutto il nostro mese dal 1° di maggio fino al 31. Cos'è che voglio farvi vedere? Sono stati prodotti 954,1 kWh di corrente. Vedete che il 36% di questo qui, quindi la luce verde, è stata immessa. Quindi oltre ad aver caricato l'auto, fatto andare il fotovoltaico in tutta l'abitazione, abbiamo immesso nel mercato il 36% di energia, quindi abbiamo immesso 344 kW. Il 23%, che è questa qui, è l'energia di carica, quindi sono stati messi dentro sulla batteria del fotovoltaico con un accumulo da 15 kW, 218 kW, che poi sono stati riutilizzati per far andare la casa. Il 41% invece è di autoconsumo. Che cosa significa? L'autoconsumo è l'energia che viene prodotta al momento e consumata, quindi fare le lavatrici, l'asciugatrice e tutto quello che ci può servire. Quello che volevo farvi vedere io è che adesso mi metterò assieme anche la schermata della bolletta dell'energia elettrica, dove ho consumato solamente 13 kW di corrente, cioè è stata prelevata 13 kW di corrente in un mese dove siamo andati tutto in elettrico. Quindi abbiamo secondo me, un vantaggio non da poco. Se facciamo il conto che sono stati consumati praticamente 391 più quella caricata, sono stati consumati più di 600 kW, ma dopo andiamo a vederlo col cellulare così l'app è fatta un po' meglio secondo me. Bene, quindi questo era giusto per farvi vedere. Vedete qui quando è così basso è perché non c'era, come si dice, c'è stata poca produzione perché il sole non andava. Qui si vede solo quello che è stato prodotto, immesso e caricato. Adesso invece andiamo sull'applicazione del telefonino, così vi faccio vedere un attimo com'è andata. Su azzurro, ok? Vedete che adesso sta producendo, vi metterò la schermata qua così del telefonino, 3400 kWh, la casa sta consumando 2700 kWh perché c'è l'auto in carica, che l'ho messa non tanto alto, la batteria è già al 100%, siamo a mezzogiorno. Stiamo caricando l'auto, facendo andare tutta la casa, in più stiamo mettendo in rete 0,690 kWh. Non è affatto male,
Adesso noi andiamo un attimo sull'analisi, questo è di oggi, vedete? Dalla rete abbiamo prelevato 2,5% perché comunque un po' di rete serve sempre per far andare il fotovoltaico, eccetera. Non si riesce a essere autonomi al 100%, quello è impossibile. Però volevo farvi vedere un attimo, oggi andiamo a vedere mese, mettiamo maggio 2025, facciamo seleziona, ed eccoci qua, autoconsumo al 96%, quindi noi siamo stati autonomi per il 96%. Dalla rete abbiamo prelevato il 4%, dalla batteria 34% e dal solare 61%, ok? Quindi non male, anzi è andata benissimo. Abbiamo consumato 564 kW il mese di maggio, energia prelevata alla rete 22 kW, energia autoconsumata 541 kW, autoconsumata dal sole 347 e come vedete autoconsumata dalla batteria 200 kW. Non è male. Quei 200 kW là, se avessi avuto l'accumulo, me li dovevo o pescare di notte dalla rete, eccetera. Per questo che per me la batteria servono, soprattutto adesso che i prezzi sono andati giù. Bene, e questo è il mese di maggio. Anzi, sì, il mese di maggio, riassunto il mese di maggio. Benissimo. Bene. Allora, quindi con questo cosa voglio dire? Che molte persone mi chiedono, Lorenzo, cioè, conviene l'auto elettrica, non conviene l'auto elettrica, conviene fare l'impianto fotovoltaico, non conviene fare l'impianto fotovoltaico? Signori, ognuno ha le sue necessità. Io vi dico, per l'uso che ne faccio io della corrente elettrica, adesso che faccio andare quasi tutto in elettrico, tranne il riscaldamento, per il resto è tutto elettrica, la casa, da raffrescamento, riscaldamento con i climatizzatori, va bene, l'auto elettrica, il piano induzione, la pompa di calore per l'acqua sanitaria, tutto quello che c'è va tutto in elettrico. Vi dico sì, perché qua adesso stiamo ritornando indietro e aver consumato 13 kW di corrente, cioè prelevato dalla rete 13 kW al posto di 590, fate voi i vostri conti, insomma sono quasi 20 volte in meno. Quindi secondo me all'andare degli anni sì, ce lo ripaghiamo, poi c'è stato l'incentivo statale che ti rimborsano il 50% e tutto quello che va dietro. Vi metto sempre il telefono perché secondo me l'applicazione è fatta meglio e anche più ben fatta. Facciamo il 2025 fino adesso, abbiamo prodotto, abbiamo consumato fino adesso, siamo all'autoconsumo 72% perché d'inverno consuma molto meno, cioè produce molto meno, scusate. La produzione fino adesso abbiamo prodotto energia prodotta 3200 kWh, quindi c'è stata un po' di produzione. Energia emessa in rete 645 kW che verrà pagata, energia non emessa in rete 2568. Quindi di quella non immessa vuol dire che è stata consumata 2568 kW e siamo a giugno, quindi metà anno. Non è affatto male. C'è stata, sì, conviene il fotovoltaico perché comunque sai che stai andando tutto elettrico e dopo usi anche delle cose che magari non avresti mai usato per far andare il forno, la bistecchiera, eccetera. Grazie di essere stati fino adesso qui con me e era giusto per portarvi dei dati reali, quello che una famiglia veramente consuma, anche con l'auto elettrica e tutto quello che vi ho detto. L'impianto, torno a ripetere, è un impianto da 6 kW sul tetto di fotovoltaico con 15 kW di accumulo. È una spesa che all'epoca, 4 anni fa, 3 anni fa ho speso all'incirca 20.000 euro, ad oggi di sicuro costa molto meno perché all'epoca c'era il 110 quindi i prezzi erano elevati. Io non l'ho fatto col 110 ma direttamente l'ho pagato di taschina mia. Bene, se il video vi è piaciuto un super like, iscrivetevi al canale e attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!